E benvenuti in questo nuovo video. Video Parola Leoni, dopo Venezia Canarese finita 2-1, praticamente ci siamo risvegliati capolisti, cioè, ci eravamo andati anche a dormire da capolisti, però non importa. E devo dire, sì, è un bel comunque risveglio, perché comunque ieri di fronte a una partita sicuramente che non è stata entusiasmante dal punto di vista del gioco, della prestazione, però i 3 punti sono arrivati, quindi comunque c'è entusiasmo, ecco. Andiamo appunto allo sconto diretto e ne riparleremo a fine video, soprattutto insomma delle previsioni sullo scontro diretto per la vetta che ci aspetta. Ne riparleremo sicuramente perché ci avete lasciato commenti a questo proposito. Però prima appunto andiamo un po' a analizzare più che altro non tanto i punti salienti della partita, ma l'atteggiamento, cosa non è andato, perché ovviamente non è che possiamo sempre sottolineare, abbiamo fatto 3 punti. Sì, Ciao a ormai tutti. siamo abituati. Ciao a tutti. Certo, siamo abituati anche fin troppo bene, questo è Esatto. vero, eh. Cioè, qua lo sottolineo subito all'inizio, nel senso andiamo a sottolineare gli aspetti che non sono andati bene perché effettivamente va cercato il pelo dell'uovo perché è anche quello che vuole Sì, Stropa, no? Di un miglioramento continuo della squadra anche se già ottima, gioca già molto bene, però con le partite che non fa bene, ieri un po' diciamo ne è l'emblema, ecco, vanno sottolineate, non bisogna nascondersi dietro solo i 3 punti, ecco. Quindi sottolineiamo quel che c'è da sottolineare dicendo la nostra, sempre riprendendo i vostri commenti. Ovviamente abbiamo dato priorità ai nostri abbonati perché insomma ci sostengono e tutto e hanno lasciato davvero ottimi commenti, sì. quindi abbonatevi e non correrete il rischio di essere ignorati, tra virgolette, anche se vi leggiamo tutti, non preoccupatevi. Vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento anche su questo video. Su quel che diremo. Quindi andiamo subito ai commenti che ci avete lasciato, ma prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagelle in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Esatto, e quindi andiamo subito a leggere il commento di Francesco Pinna. Partita di sofferenza purtroppo anche grazie agli errori nostri in fase di atteggiamento. Dumbia purtroppo è stato deludente, Sagrado non ha brillato, Compagnone indisponente, Busio sontuoso. E vado anche a Alessandro Durigon, strana partenza rispetto al solito, buono il coraggio, meno l'efficacia. Ci prendiamo troppi rischi personali in difesa. Ok la personalità, ma non dobbiamo fare cose stupide. Loro sempre per terra, era chiaro l'intento di fermare il nostro gioco, subendo o facendo falli, noi tanta confusione, loro tatticamente furbi e pronti a sfruttare i nostri errori. Bene Shintian, bene Kike, bene Busio, Eno, Franic, Yeboah Bronx. Se non segna diventa violento, bellissima questa. Sì. Il pelligroso, sagrado per chi non conosce, la dicitura, oggi era stanco, infatti sostituito presto. E se è ancora avanzata dal suo compleanno, forse c'è bisogno di programmare turnover. Comunque primi, Forza Venezia e sempre Forza Unione. Eh sì, hanno sottolineato diversi elementi che effettivamente non sono andati, cioè chi va sull'atteggiamento, chi su... cioè tanti sull'atteggiamento, ma secondo me, ecco, porto la mia visione perlomeno, ok l'atteggiamento, sì, vi do ragione, ma ho visto anche tanti errori proprio tecnici o Sì, anche di scelta, ieri, onestamente esatto. parlando. Sì, per esempio Quique Perez che faceva i passaggi troppo lunghi, troppo corti, o proprio di scelta, cioè potevano fare altre scelte, passaggi Certo, diversi, e forse erano anche troppo... elaborati, dici tu. sì, e comunque la Carrarese è scesa in campo in modo diverso rispetto a noi, è scesa in campo più agguerrita, perché sa del suo valore, che non è lo stesso, e noi invece siamo scesi in campo magari in modo Un po' più, sì, diverso, sì, è vero, un po' alla sonnecchiante, leggera, sì. ma è vero, è vero. Cioè, perché effettivamente ho notato subito anch'io che è stato un inizio quasi, oserei dire, sorpreso dal loro ok atteggiamento, come sottolineate voi, sì, dall'atteggiamento coraggioso della Carrarese che effettivamente nei primi minuti, cioè non è venuta subito, cioè non è entrata, ha detto, boh, mi chiudo dietro No, subito, esatto. faccio la muraglia cinese e aspetto lì, no?
come hanno fatto diverse squadre. Sì. Ha cominciato in maniera secondo me anche abbastanza propositiva, cioè comunque qualche azioncina l'ha creata, per carità niente di eccezionale. Sicuramente, ecco, quando dico che ha creato qualcosina non è che intendo ha fatto un mole di gioco No. impressionante, non gli stavamo dietro, cioè ha fatto, capitemi, cioè, ha fatto un po' di più, è stata un po' più propositiva rispetto a tante altre squadre che abbiamo incontrato che Sì. veramente hanno fatto solo quello, ossia chiudersi dietro praticamente e aspettare. Nel corso della partita poi è andata a fare questo anche la Carrarese, questo sicuramente, però ecco, almeno come atteggiamento iniziale non sembrava voler fare quel tipo di partita lì. E devo dire che appunto fino al gol dell'1-1 che abbiamo subito, io ho visto proprio una squadra a livello di atteggiamento, sempre parlando di atteggiamento, quasi addormentata, un po' tra le nuvole, in stato di sonniveglia che non capivo, cioè, perché lo vedevo veramente, non so, anche lenta, manovra lenta. Boh, io l'ho visto, ho Sì. avuto proprio la sensazione che non fossero totalmente attaccati alla partita. Poi per carità anche nel primo tempo era arrivata quell'occasione estemporanea di Quique Perez che prende il palo, sfortunatissimo dal punto di vista dei legni. Quello sì, però non so, cioè, a me non sembrava sicuramente partiti come altre volte Sì, a livello di atteggiamento. esatto, anche Stroppa si è accorto di questa cosa, perché poco Assolutamente. prima del gol ha detto ai ragazzi di svegliarsi un attimo, perché effettivamente si vedeva che c'era qualcosa che non andava, comunque non Sì, erano concentrati al 100%, cosa che bisogna essere, sì, sempre. esatto, cioè come poi ha sottolineato lui nel post partita, vedeva confusione. E Esatto, effettivamente è proprio il vero. termine perfetto. Cioè vedevo anch'io confusione di idee, ma era, come dire, era inspiegabile perché il contesto tattico era sempre lo stesso, non è che era cambiato chissà cosa. Sì, Per carità c'era un atteggiamento ottimo della Carrarese, in tutto questo va assolutamente sottolineato l'atteggiamento dell'avversario che l'aveva messa mettendola con le armi che ha, cioè mettendola sulle armi che ha, ossia agonismo, metterla sulla cattiveria, sul fare innervosire qualcuno dei nostri, e c'è più o meno riuscita. E quindi l'ha messa su quei binari lì assolutamente. E infatti, appunto, era a pennello proprio. Stropo, come hai detto tu, richiama la squadra un po' a dire sveglia, cioè diamoci una svegliata. 3 minuti dopo arriva il gol e praticamente glielo regaliamo, cioè parliamoci chiaro, gli esatto. abbiamo proprio regalato un dono di Natale in ritardo perché Sì, sono eh, stati bravi loro a cogliere l'errore, perché in quel momento stavano erano lì pressando, sì, 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 certo. e comunque però gliel'abbiamo regalato. Cioè loro dopo non hanno fatto altri gol e già questo ti fa capire. Ma neanche altre, cioè sì, un tiro sì, ok, quello pericoloso all'89esimo, ma al di là di questo, perché poi eravamo già in vantaggio a quel punto lì. Niente di pericoloso comunque. Assolutamente. No, anzi, cioè, dopo il gol effettivamente, allora lì ci siamo un attimo cambiati, però, cioè, tornando agli errori e quello che non ha funzionato, io ieri, al di là dell'atteggiamento e tutto, magari anche a causa dell'atteggiamento messo in campo, ho visto anche tanti errori tecnici di base proprio, Mhm. banali e anche di scelta. Cioè, ho visto tante, cioè, in una squadra che magari stava girando un po' meno bene di altre volte, però le azioni alla fine le hai sempre create. E qua do ragione a Stropa, no? Che dire, abbiamo fatto la solita partita, ma un po' più confusionaria. Ok, sono d'accordissimo. Ed infatti in questa confusione tu le azioni potenzialmente le avevi create, occasioni da gol, ma non sono diventate occasioni da gol perché ti sei perso un po' prima Sì. che lo diventassero, sia soprattutto ultime scelte, passaggi, in tanti casi c'è un passaggio che poteva essere, non so, c'era un compagno libero e tu vai a servire un altro, questo compagno era totalmente libero e tu servi un altro, cioè per quello intendo errori di scelta, errori tecnici, cioè veramente mi sembrava uno stato veramente confusionario la squadra a un certo punto. Quindi sì, scelte non convincenti in ultimo quarto di campo, ovviamente non arrivi a tirare, non arrivi a fare la Sì. partita dominante, la partita con diversi gol, come hai fatto tante volte, come ti è successo tante volte. E non arrivano neanche palle agli attaccanti, perché veramente Adorante ha toccato poche volte la palla. Sì, ieri tra Adorante e Casas, Sì, Adorante e Yeboah, devo dire non la migliore prestazione sicuramente, cioè ha fatto veramente fatica ieri, complice appunto quello che stiamo dicendo fino a qua. Poi effettivamente, tornando al gol subito, dopo il gol,
la squadra un po' accende il motore, capisce che è il momento di svegliarsi, perché fondamentalmente era veramente addormentata a quel punto lì, fino a quel punto lì, e dopo quel momento subisce una bella svegliata. Effettivamente andiamo in forcing e poi loro lì, cioè come dire, che Carrarese ti fa vedere che anche però a serragliata dietro molto bene, devo dire, sa anche farti male con le ripartenze. E lì, per fortuna, devo dire, non abbiamo tanto notato questa dinamica, non l'abbiamo tanto subita più che altro, perché secondo me sono stati bravi a turno, diciamo, Franic, Svoboda, Scintiena, sono stati veramente bravi in tante occasioni in cui erano duello 2 contro 2, sappiamo che cioè, è una caratteristica del gioco di Stroppa, molto offensivo, molto bello, però ti assumi dei rischi nel farlo. E tante volte appunto si trovavano in questi duelli, però devo dire sono stati veramente bravi i nostri difensori, appunto Scintiena, Franic e Svoboda, veramente bravi a chiudere. Chi a turno uno ha fatto una chiusura fondamentale che se no si creava veramente Sì. azione del gol, uno a tu per tu con Stankovic, poteva succedere diverse volte. E quindi sì, poi per fortuna arriva quel gol lì e riusciamo a salvare la situazione all'82esimo e poi è bravo anche tra l'altro Stankovic a parare, a salvare la situazione all'89esimo, un po' andando a, come dire, farsi perdonare tra lui, Svoboda, soprattutto lui secondo me, perché lui nel gol subito parlo, che fa il passaggio secondo me un po' troppo corto, e anche un po' troppo sbilenco, ecco, non fatto bene comunque. E questo no. A livello di singoli ho visto che avete citato diversi, no? Vabbè, ovviamente ne abbiamo parlato nelle pagelle, ci siamo dilungati ampiamente, approfonditamente lì, quindi se volete abbonatevi e vi godete Sì. tutti i nostri discorsi singolo per singolo. Vabbè, non lo dico agli abbonati, ovviamente che sapranno già, però lo dico a chi non è ancora abbonato. Uno voglio sottolinearlo, però, uno voglio dire due cose anche qui, ossia Yeboah, che effettivamente in diversi, anche tra commenti che non abbiamo preso, hanno sottolineato, cioè sempre agitato Sì, è già la seconda partita. Yeboah Bronx, ha scritto Alessandro. Sì, perché nel senso, come dicevi tu, La scorsa partita è uscito arrabbiato, l'abbiamo anche detto nel post partita, comunque gliel'hanno chiesto anche a Stroppa in conferenza, comunque è da attenzionare una cosa del genere, chiaro, e anche in questa partita era un po' agitato, ma perché l'hanno agitato i giocatori e sempre nella conferenza post partita ne hanno parlato. Quindi certo, cioè, e non è la prima volta, cioè, sono due partite appunto, già la scorsa abbiamo sottolineato, dire, eh, devi stare più tranquillo, lo ridiciamo oggi, deve stare più tranquillo, però l'altra volta poi era stata come dire, smorzato il tutto nel post partita perché l'abbiamo visto sorridente e tutto, quindi era stato un momento che era uscito incazzato perché voleva fare anche il secondo gol, va bene, stavolta qui capisco la rabbia davvero, sì. la capisco perché comunque ti tamponano, ti picchiano, come ha detto Stroppa nel post partita, però sei un professionista e soprattutto questi colori qua non devi farti innervosire troppo, no? Ci sta un po' di agonismo anche lì, per carità, reazione, dà fastidio, capisco benissimo, però sei un professionista, sei quasi, oserei dire, pagato per non reagire, per non Sì. andare in escandescenza. Ovviamente magari una persona normale può anche permetterselo di andare in escandescenza, tu no, perché comunque sei su un campo, quindi No, anche non devi perché farlo. in questa stagione lui ha già preso un rosso per Esattamente, reazione. esattamente, contro la Juve Stabia. A Castellammare, stavo per dire, a Juve Stabia. Esatto. Ehm, appunto, perché voglio dire, rischiava la recidiva, no? Sì, Nel senso, ho avuto paura di quello, parliamoci chiaro. Quando ho visto quella reazione lì, ho avuto paura che ricapitasse quanto visto contro la Juve Stabia, dove gli era arrivato il rosso, poi lì è diventata una partita che era già certo, brutta di per sé, mi ricordo sì, ovviamente, però poi lì hai dovuto fare una partita che non volevi fare, per fortuna ti sei portato a casa un punto, e sì. vabbè, e chiudiamo il discorso. Per fondamentalmente colpa tua, che non hai saputo reggere la pressione e tenere a bada, come dire, l'istinto di reagire. Stavolta qui uguale, però per fortuna ci è andato semplicemente un po' più cauto. È ok, però deve stare più tranquillo, perché sono due partite di seguito che comunque mh,
una volta per una roba, ieri per un'altra, si è agitato e ci fa tremare, perché nel senso poi se ci lasciano in 10 la partita cambia e può succedere di tutto e l'abbiamo già visto semplicemente, non è che serve immaginare, l'abbiamo già Sì. visto contro la Juve Stabia che citavi tu. Quindi deve essere più tranquillo perché poi infatti a livello di prestazione per me ne ha risentito, perché ok, già veniva tamponato con tanti falli e tutto, poi effettivamente anche a livello tecnico è stato proprio anticipato tante volte in maniera regolare, quindi non era proprio la sua partita, va bene, però devi stare più tranquillo come fanno tutti gli altri alla fine, cioè nessuno impazzisce o Sì. altro. Anche a livello arbitrale ieri non mi ha convinto per niente, sembrava molto unidirezionale nelle scelte arbitrali e sapete che noi non è che parliamo tantissimo di arbitri, cioè a meno che non ci sia proprio una roba Sì, sì. scandalosa in presa diretta che tu dici non è possibile, cerchiamo sempre di evitare, di focalizzarci sul campo, su quello che è successo, sulla nostra squadra, però effettivamente ieri tante volte diciamo, ha lasciato andare robe che per noi che andavano fischiate, fischiava robe banalissime in favore della Carrarese, quindi diciamo che quello sicuramente ha anche contribuito a innervosire il tutto. Sicuramente lo metto dentro nell'equazione, ecco. E quindi niente, una prestazione negativa probabilmente viene anche dal fatto che è stato cioè, si è innervosito, ecco, questo. Quindi io direi questo sul match in sé. Diciamo due cose andando verso Frosinone, perché comunque adesso diventa un tema serissimo. Andiamo a parlare della classifica, dei risultati e vado direttamente allora da Moretto Scarpa, altro nostro abbonato che ringraziamo davvero tantissimo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo sorpassato il Frosinone. Adesso guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, anche se le statistiche di fine partita dicono che abbiamo dominato su tutti i fronti, la realtà è che abbiamo giocato con troppa sufficienza, abbiamo subito troppe ripartenze. Notizia del giorno, Svoboda è un essere umano. E se i giocatori mentalmente si fossero risparmiati per lo scontro diretto con il Frosinone, ultimo punto, mai visto Stroppa così euforica a fine partita. Anche questo è un segno di quanto importanti sono questi 3 punti. Sempre, comunque, ovunque, forza, unione. Eh sì, Sì. effettivamente, beh, bellissimo quella scena che abbiamo visto. Wow, cioè, sono ancora gasato, cioè. Da stroppo. Sì, Sì. sì, sì, ovviamente quella di Stroppa, perché lui sembra un po' riservato, no? Che Sì, tende a mostrare poco di lui, no? vero. Anche almeno in conferenza stampa, poi non so, con i giocatori, non so, col pubblico, Ah, vabbè. mi sembra un po' burbero, tipo, no? Quelli che, cioè, se ti risponde male, no? Se non è tanto d'accordo con te o No, non secondo ti me è va di... sincero. Sì, è Cioè, è sincero, dai, impulsivo e dice quello che pensa. esatto. E infatti è stato sincero anche nell'esultanza. Sì, È esatto, sì, sì, stato veramente si è bello. sfogato proprio, si è lasciato Sì, andare nel vero senso della parola, perché effettivamente era una vittoria sofferta e tutto, cioè sono ancora più belle queste sì. partite, bisogna dire quando le vinci poi, nel senso quando le soffri, quando non sono così nette, non è che hai vinto 3-0, No, 4-0, no? esatto. Che sei, cioè, dal 60esimo stai già dormendo e dici, vabbè. Siamo abituati troppo bene noi Sì, no, ma quest'anno, lo so, cioè veramente. ormai siamo di bocca buona, Sì, bisogna dirlo, a livello anche di analisi, cioè non possiamo non prendere, come dire, non farci influenzare, ecco, eh, da questo aspetto qui. Ormai siamo di bocca buona, giochiamo tanto bene e quando appena vediamo un calo di questo, ci chiediamo perché, cosa è successo, cos'è che non è andato, che altre volte è andato. Ci ha abituato troppo bene, colpa di Stropa a questo punto e dei ragazzi in campo, quindi va bene così, a me va bene così comunque. Andiamo a vedere un attimo i risultati, non sappiamo, disclaimer, non sappiamo ancora il risultato di Padova-Monza perché stiamo registrando prima, però comunque... la vedremo sicuramente, Sì, tiferemo Padova. Scherzo. no, vabbè, la guarderemo comunque, Eh, però al limite se vincesse il Monza al limite può accorciare, quindi comunque la guarderemo e vedremo insomma, però comunque a livello di primo e sì. secondo posto la situazione rimane uguale perché Bari-Palermo finita 0-3, quindi accorcia un attimo il Palermo, rimane sulla scia, ecco, Virtus Entella Frosinone 1-1, questo grosso peccato perché era 1-0 per la Virtus Entella fino al 94, Sì, quando segna? 94esimo. Il Mamma mia. Frosinone ha segnato proprio all'ultimo. E vabbè.
Cioè, purtroppo. non è che cambiava troppo, però eravamo un punto in più sopra ed era ancora più comodo, ecco, in Sì. vista appunto dello scontro diretto. Classifica quindi, a questo punto, leggo dal basso o da sopra? Vediamo, dal basso, Palermo Sì. 41, Monza 41, però potrebbe diventare 44 Mm. in caso vincesse contro il Padova, Frosinone 46 e Venezia 47, siamo diventati primi, meritatamente, Sì. ce lo siamo meritato, con sudore, bisogna dire, con fatica, Infatti, in una comunque partita. l'inizio non è stato difficile. L'inizio della stagione è stato difficile perché Sì, 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 non siamo mai stati tra i primi due all'inizio. assolutamente no. E cioè, abbiamo iniziato la stagione in modo diverso, perché comunque ci aspettavamo una bella stagione già dall'inizio, però adesso stanno arrivando i veri risultati che si vedono anche nella Certo. classifica. Comunque. Sì, frutto del lavoro probabilmente iniziale che c'è voluto, il lavoro di rodaggio Sì, all'inizio evidentemente c'è stato sicuramente, perché la squadra soprattutto a livello, sì, dei singoli c'era, ma a livello di gioco doveva limare qualche meccanismo sicuramente e sì, adesso mi pare che sia stato abbastanza limato anche a fronte di una prestazione sicuramente non tra le più positive come quelle viste contro la Carrarese. Quindi sì, no, di Strop abbiamo parlato, di quanto ci ha gasato vederlo così. E quindi sì, niente, prestazione sottotono, ma siamo finalmente primi. E quindi arriva sabato prossimo. Siamo già in attesa praticamente. sì. A questo punto l'unica domanda che mi viene è decisivo o no? Cioè, perché parliamoci chiaro, possono esserci diverse opinioni. Ve lo chiedo anche a voi, cioè, nel senso, è decisiva più che altro non tanto per la promozione in sé, ma per il primo posto, per la vetta, perché poi è ancora tutto aperto, campionato Sì. lunghissimo, per carità, ma per la vetta è decisivo, cioè a quel punto lì mettete caso, proprio può succedere, però andresti a 50 in caso di vittoria Sì. col Frosinone che rimarrebbe a 46, Eh, quindi dai, più 4. E quindi è un po' questo, nel senso la domanda rimane quella, è decisiva. La mia risposta semplice è ancora no, perché comunque è lunga, è lunghissima, ci vuole ancora tanto alla fine del campionato, però sicuramente andassimo a più 4, o perlomeno anche non perdessimo, ecco, metti caso che C'è un finisce pareggio, un pareggino, o li tieni a stessa distanza, come dire, poi il Frosinone non lo incontri è più vero. ed è una battaglia, è uno scontro diretto. Quindi avresti un vantaggio anche lì. Poi chiaro, vogliamo tutti vincere e boh. Diciamo che è ancora lunga, però sarebbe un bel mattoncino, in caso di vittoria parlo. In caso di pareggio sarebbe comunque un ottimo risultato assolutamente, perché a questo punto, stando sopra, li tieni lì. Però non è detto che, come dire, subirebbe un bel contraccolpo il Frosinone, forse magari da una sconfitta. Bisogna anche capire che tipo di sconfitta, certo, se perdono 1-0 non succede niente. Mm. Se finisse con una vittoria netta nostra, Com'è andata? come l'andata, esatto, poi la vedo dura, perché poi andiamo a Frosinone ed è Mm. un'altra storia magari. Fuori casa, sì. Esatto, però allo stirpe, Sì. boh, non lo so, comunque ho molti quesiti in testa, molte domande. Chiedo a voi, sarà decisivo o no? Cioè, si decide tutto lì per il primo posto ovviamente o tutto rimandato in ogni caso? Quindi diteci la vostra qua sotto. Vi ricordo di guardare le pagelle e a livello di mercato aspettiamo a questo punto l'ultimo giorno di mercato, vediamo come si conclude. Secondo me è praticamente stato tutto fatto, forse qualche uscita sì, deve essere ancora fatta, forse Boine, adesso vedremo comunque, ci aggiorneremo e poi faremo una specie di bilancio di tutto il mercato a questo punto. Sì. Abbiamo fatto già un bilancio a metà mercato, abbiamo detto la nostra, ci riaggiorniamo, adesso andremo a dire la nostra sul mercato in generale, su quel che è successo, perché effettivamente più di qualcosa è successo sul mercato. Quindi vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi, di abbonarvi se volete per vedere appunto le pagelle e sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.